Ci sono molto legato perché è l'opera con cui inaugurai la stagione del Teatro Comunale di Bologna 14 anni fa e fu il mio primo Verdi. E questa è una cosa abbastanza stupefacente per me perché io ho sempre, la mia carriera si è sempre contraddistinta per aver fatto passi ponderati, ecco, e debuttare con Verdi, poi con un'opera talmente matura, profonda come Simon Boccanegra fu veramente una follia. Ecco, io poi ora mi ritrovo appunto 14 anni dopo a riaffrontarlo, ovviamente con un entusiasmo incredibile, ma anche con 14 anni di esperienza e di maturità in più. Piacevole sorpresa del destino è il fatto di ritrovare gli stessi complessi con cui la debuttai, quindi coro e orchestra del Teatro Comunale di Bologna, di cui io sono stato direttore principale e musicale negli anni passati. Quindi è una sorta di chiusura di questo ideale cerchio e carica di tanti affetti tutta questa produzione. E in questi 14 anni mi era stata offerta la possibilità appunto di dirigere di nuovo Simon Boccanegra, ma io ho sempre rifiutato e ora però al Festival di Parma non ho potuto dire di no. Avremo un cast di persone tutte scelte, in questo caso sì, veramente scelte ponderate, tutti artisti, musicisti che io amo e capaci di non solo di cantare bene, non solo di inanellare delle note nella maniera giusta, cosa che può essere ottima, ma non per me la principale, nel senso un buon cantante e un buon artista sono due cose molto diverse e soprattutto di pronunciare. Ecco, il Simone a cui assisterete sarà eseguito in forma di concerto, quindi non ci sarà l'ausilio di una regia e questo ci responsabilizza in maniera maggiore, quindi siamo noi con il colore, con la pronuncia, con i silenzi a dover creare e approfondire ancora di più questa drammaturgia meravigliosa. Io ho sempre detto che Simon Boccanegra è un'opera della solitudine, nel senso che il protagonista, Simone, è un corsaro, quindi un funzionario che uccideva di corsa per ordine di altri, del re, della regina, eccetera, eccetera, e costretto a diventare un uomo di potere, cosa che a lui non è mai interessato e non fa in tempo a piangere una lacrima per la morte della sua amata Maria che deve festeggiare la sua nomina doge, macchinata dal perfido Paolo Albiane, una sorta di pre-Iago. Ecco, quindi in Simone troviamo la profondità dell'animo umano e allo stesso tempo la fragilità di un uomo schiacciato dal potere. È un'opera enormemente violenta, ma non tanto perché si parla di morte, penso al finale dell'atto primo è di una violenza veramente michelangiolesca. Ecco, e che cosa fa il doge, il capo, il re di fronte al popolo che si urla, che si sputa morte e vendetta? Si mette a piangere sulla miseria umana in qualche modo. E c'è questo finale commovente in cui due vecchi, lui e Fiesco, in qualche modo si riconciliano, si viene a sapere la verità e quel duetto dei due, del baritono e del basso, racchiude in qualche modo tutto il senso allo stesso tempo di vita e di morte, nel senso che c'è una inevitabilità nella vita di ognuno, che è la morte. Noi nasciamo e non sappiamo nulla di tutta la nostra vita se non che arriverà un momento che moriremo, ecco, cosa che per noi resta ancora un tabù. Però c'è un qualcosa di inevitabile tanto quanto la morte, che è
appunto la vita stessa. E quest'opera, questo duetto in qualche modo chiude il cerchio con questo inizio meraviglioso che è il prologo, in cui sì, l'aspetto naturalistico, questo fluttuare calmo e sereno del mare, ma io ci leggo un altro significato, è come se Verdi ci voglia introdurre subito nella dimensione del ricordo, della memoria, di questa vita che è andata più o meno come volevamo noi, probabilmente non come volevamo noi, ma alla quale comunque ci si aggrappa sempre fino all'ultimo, in modo che c'è un momento, c'è una modulazione alla fine in cui ormai il destino è chiaro, ma Simone dice a Fiesco, riferito a Maria che sta sopraggiungendo, a Amelia, cioè la figlia, in cui gli dice non dirle, fammela ancora abbracciare un'altra volta. Cioè, quindi è un'opera veramente che ti lascia veramente con il cuore in mano, e per noi esecutori è veramente un piacere dalla prima all'ultima nota.